Bentornati. Oggi vediamo l'Italia nel primo millennio avanti Cristo, quindi vedremo la situazione prima dell'avvento della città di Roma e dell'impero romano, proprio per preparare la strada alle future lezioni che poi faremo. Nel primo millennio avanti Cristo l'Italia è un mosaico di popoli, quindi è veramente un insieme di culture diverse per lingua, per cultura, per tradizioni, e questo lo sappiamo anche grazie alla pluralità di lingue che venivano parlate in tutta la penisola, come ad esempio il latino, l'osco, l'umbro, il sabino, l'etrusco, il sardo e moltissime altre lingue. Quindi veramente una penisola piena di culture, di popoli, c'era una grandissima vivacità culturale, quindi un paese veramente dinamico, molto prima dell'avvento di Roma. Quindi quando vedremo verrà fondata la città eterna, in realtà c'erano già tantissimi popoli, non solo in Italia, ma anche molti villaggi e molte culture diverse anche nella futura Roma stessa. C'erano moltissimi popoli perché gli ambienti in Italia sono molto diversi, era molto difficile comunicare tra i popoli, quindi c'erano sì dei punti di contatto e di incontro, ma erano molto complessi e difficili, e soprattutto l'Italia possiede migliaia di chilometri di costa e pertanto, essendo anche in una posizione strategica proprio al centro del Mediterraneo, fu un naturale crocevia nelle rotte commerciali, quindi moltissimi popoli decisero o di approdare sulle nostre coste per insediarvisi, oppure semplicemente per fermarsi lungo il cammino, lungo il tragitto. Quindi comunque siamo stati un punto veramente importante nelle loro rotte commerciali. Pensiamo ai greci che arriveranno in Italia nel meridione proprio nell'VIII secolo avanti Cristo durante la seconda colonizzazione, oppure pensiamo ai fenici che partendo da Cartagine poi verranno proprio a colonizzare la Sardegna, la Corsica, una parte della Sicilia, quindi anche le nostre isole. Quindi veramente un luogo di grande vivacità culturale, economica, commerciale. Si parlano moltissime lingue, i popoli sono dediti quindi ai commerci, le comunicazioni non sono semplicissime, i punti di contatto ci sono, però non sono frequenti, quindi comunque vedremo che anche il passaggio dal Mesolitico al Neolitico sarà veramente un processo lungo e non fu omogeneo e non si verificò nello stesso momento in tutto il mondo. Naturalmente passare da un'economia basata sulla caccia, sulla raccolta, sulla pesca a un'economia basata sull'agricoltura e sull'allevamento richiederà ovviamente del tempo. Pensiamo che la prima rivoluzione agricola partì nel IX millennio avanti Cristo nel vicino Oriente, poi si sposta in Grecia nel VII millennio, sempre avanti Cristo, poi arriverà nei Balcani e poi piano piano quindi si estenderà in Italia e poi anche in tutto il resto d'Europa. Ecco, in Italia, sulle coste dell'Adriatico, sulla costa dalmata e su quella italica, abbiamo la sedentarizzazione, quindi l'insediamento da parte di questi popoli a partire dal VI millennio avanti Cristo e non prima. Abbiamo ritrovato moltissime asce proprio in queste zone, lungo queste coste, che testimoniano proprio la volontà da parte di questi popoli di disboscare per fare posto proprio alla coltivazione e ai nuovi campi coltivabili. Tornando indietro, già a partire dunque dal VI millennio avanti Cristo, in Italia si passa da questi insediamenti abbastanza semplici a dei veri e propri villaggi che poi erano circondati da dei fossati. Poi vedremo anche che la civiltà villanoviana, per esempio, costruirà delle capanne su delle palafitte, ma queste palafitte non verranno edificate sull'acqua, ma proprio sulla terra, sempre questo per un motivo di difesa e anche di protezione. Pertanto, ecco, già dal VI secolo abbiamo moltissime anche guerre, aumenta la popolazione, ci sono molte guerre proprio per accaparrarsi questi territori, quindi i territori più fertili. Abbiamo anche già una prima differenziazione a livello sociale, quindi c'è già una classificazione, una suddivisione in classi sociali, perché in molti corredi tombali sono state trovate dei beni di lusso, dei manufatti particolari, quindi già
qui capiamo che molto prima della costruzione e della fondazione di Roma avevamo già queste distinzioni sociali. L'Italia pre-romana del primo millennio avanti Cristo dunque si presenta come veramente un insieme di moltissime culture, tanti popoli, anche di origine diversa. Vedremo popoli indoeuropei e non indoeuropei, questo lo sappiamo grazie alle lingue. Pensiamo all'etrusco, al sardo, che non sono lingue indoeuropee. Poi abbiamo moltissime invece lingue italiche indoeuropee come l'osco, l'umbro, il sabino. Poi vedremo anche il latino e scopriremo che il latino sarà parlato nel primo millennio avanti Cristo da una ristrettissima cerchia di persone, perché era ancora un popolo veramente ristretto, ecco, ed è sorprendente come da questo piccolo gruppo di persone poi nascerà e fiorirà una delle più grandi, delle più celebri, delle più gloriose delle civiltà antiche, che è appunto la civiltà romana. Però ecco, pensate, i latini erano semplicemente una tra le tante, insomma, di quelle che erano presenti in Italia. La struttura abitativa prevalente, dicevo, è proprio quella del villaggio, e quindi le persone sfruttano soprattutto il suolo, quindi finalmente adesso con la rivoluzione agricola si sono insediati e sono diventati sedentari, e soprattutto è una penisola aperta al mondo, quindi anche al commercio. Abbiamo ritrovato anche manufatti del XV secolo avanti Cristo, quindi veramente una società e una realtà dinamica, proprio aperta anche agli altri popoli stranieri. Se pensate che Roma sia stata, ecco, una società chiusa, una società ristretta, formata da un unico popolo, quindi vi sbagliate di grosso, perché non fu affatto così. Anche all'epoca della fondazione di Roma vedremo che c'erano tantissimi popoli diversi, quindi diverse tribù e soprattutto quindi famiglie e gruppi etnici molto distinti e molto diversi tra di loro. E anzi scopriremo che Roma deve il successo proprio a questa sua straordinaria capacità di apertura e di inclusione verso gli altri popoli e non di chiusura. Ecco un altro insegnamento che ci arriva sempre dal mondo classico. In questo periodo dunque abbiamo i villaggi, quindi si passa anche già alla formazione delle prime società protostatali e si concentrano soprattutto lungo la dorsale appenninica, quindi vedremo appunto i Sanniti, i Sabini, gli Equi, i Volsci, i Piceni, gli Umbri, quindi ne vedremo veramente tantissimi, e soprattutto quindi è un periodo, dicevo, di grande anche crescita demografica, quindi aumenta la popolazione e quindi le guerre di conseguenza sono moltissime proprio per accaparrarsi i territori più fertili. Ovviamente i villaggi sono circondati da fossati o sopraelevati per la difesa sia dai nemici sia dagli animali feroci, e nell'età del ferro quindi abbiamo anche la produzione delle prime armi in ferro, e vedremo che i villanoviani saranno considerati proprio i progenitori degli Etruschi, quindi di quest'altra società importantissima che già esisteva quando poi verrà fondata Roma. Vedremo che molti popoli, soprattutto i villanoviani appunto, utilizzeranno l'incinerazione e l'inumazione, seppellivano i morti e soprattutto anche li bruciavano, oppure venivano tumulati nelle tombe a pozzo. E in tutta la penisola si stanzieranno moltissimi popoli, dall'Illiria, quindi dalla costa dalmata, arriveranno soprattutto i Veneti, quindi vedremo moltissimi popoli. Poi ci sono i Liguri che si stanziano tra Piemonte, Liguria e Lombardia, sono uno dei più antichi popoli che sono venuti ad abitare proprio in Italia ed erano presenti qui già nel secondo millennio avanti Cristo, per esempio. Poi ci sono i Celti, coloro che venivano addirittura dall'Asia, e voi li conoscete come Galli, quelli che i romani poi appunto chiameranno Galli, anche gli Etruschi li chiameranno così. E poi in Emilia abbiamo per esempio la civiltà delle terre mare, cioè terre mare significa terra grassa, perché il terreno era ricco di residui organici, quindi era un terreno particolarmente fertile, e questi costruirono proprio i famosi, detti anche i terramaricoli, costruirono delle palafitte, quindi delle capanne su delle palafitte, quindi veri e propri villaggi di palafitte, però sulla terraferma, non sull'acqua, forse per isolarsi sia dall'umidità e soprattutto anche dai nemici e dagli animali selvatici naturalmente. E poi i villanoviani che si stabiliscono appunto anche loro tra la Toscana, insomma l'Emilia, quindi sempre nella parte alta dell'Italia, e questi sono probabilmente i progenitori degli
degli Etruschi, quindi importantissimi, abili nell'uso del ferro, lo conoscevano, utilizzano l'incinerazione, l'inumazione. I Latini appunto nel Lazio, questa presenza però minoritaria nel primo millennio avanti Cristo, e da lì nascerà addirittura la città più potente del mondo, no? Roma caput mundi addirittura. Lungo la dorsale appenninica poi ci sono moltissimi popoli, soprattutto di lingua osco-umbra, pensiamo appunto agli Osci, agli Umbri, ai Sanniti, ai Dauni, agli Osci e così via, quindi lungo tutta la dorsale. Nella parte poi del sud Italia abbiamo i Sanniti, contro cui poi Roma combatterà più e più volte, stanziati soprattutto tra l'Abruzzo e il Molise, e da loro sempre, perché sono sempre di stirpe sannitica, poi derivano anche i Lucani e i Bruzzi. Queste che ho appena citato sono tutte popolazioni italiche, quindi i Piceni, gli Umbri, i Sabini, i Sanniti, i Lucani, i Bruzzi, tutti di lingua osco-umbra. Ecco, questo è importante perché appunto in Italia abbiamo dunque la presenza di popoli italici e anche di moltissimi popoli quindi che si spostano e che migrano da altre zone d'Europa. E poi interessantissimo il caso della Sardegna, perché qui abbiamo la civiltà nuragica, detta così perché costruiva i nuraghi. I nuraghi sono queste torri molto particolari, spesso però costruite insieme ad altre torrette circondate anche da mura, tutto costruito a secco, cioè senza materiali di riempimento. Se vedete anche in foto sono tutte pietre posate l'una sull'altra. All'interno di queste costruzioni c'erano anche delle capanne, quindi delle dimore dove potevano abitare, e si pensa soprattutto dove vivessero appunto i guerrieri con il loro re pastore, che erano le massime autorità politiche, religiose e militari dell'epoca di questa civiltà, che poi però purtroppo sparirà con l'avvento appunto dei Fenici, che arriveranno a colonizzare quindi sia la Corsica che la Sardegna. Sono state fatte molte ipotesi sull'uso e sulla funzione di questi nuraghi. C'è chi dice appunto che fossero delle tombe, altri edifici religiosi, abitazioni per i signori, però ecco, sicuramente prevale l'ipotesi della funzione difensiva, insomma, che fossero usate per scopo militare e dunque per difendere il territorio. Come abbiamo visto in questa breve carrellata, anche osservando la cartina dell'Italia, veramente abbiamo un mix, insomma, di tantissimi popoli, un mosaico molto ricco di lingue, di popoli italiche e non, quindi indoeuropee e non indoeuropee, come appunto il sardo e l'etrusco, ed è interessante perché proprio su queste basi che poi verrà edificata la città che sarà ricordata da tutto il mondo per l'eternità, probabilmente per sempre, quindi Roma. Ecco, non dobbiamo fare l'errore di pensare che Roma nasca dal nulla, ma è veramente stata costruita grazie anche all'appoggio, al supporto e alla presenza di moltissimi altri popoli, perché la diversità dunque ci arricchisce. Questo è un altro grandissimo insegnamento, non è un limite ma è un arricchimento ed è una risorsa per tutti. Nella prossima lezione poi affronteremo più da vicino gli Etruschi per poi finalmente introdurre la storia di Roma. A presto!